Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto anche dal titolo, andremo a fare un tagliando completo su un Alfa Romeo Giulia anno 2016, 2002 di cilindrata, turbo diesel, 150 cavalli, Euro 6. Andremo a sostituire olio con relativo filtro sempre quando si cambia l'olio, filtro dell'aria, filtro antipolline. Poi qui nello scatolone che ci ha mandato ricambiato 24 c'è anche il filtro gasolio, però del filtro gasolio vorrei andare a fare un video a parte. Niente, andiamo a aprire la scatola e vediamo cosa ci ha mandato ricambiato 24. Andiamo. Allora amici, all'interno troviamo il nostro olio, ovvero il Selenia Genuine Oils WR Forward. La gradazione è scritta qui piccolina ed è la 0W20. Fiat il codice eccetera. For Diesel Application. La tanichetta da 1 litro e sono 1, 2, 3 e 4 semplici litri e ne mettiamo qui da parte. Poi troviamo questo qui che sicuramente è il filtro gasolio 2607601 della UFI. Eccolo qua, vedete, semplice filtro gasolio. Poi troviamo questo, che a vederlo sicuramente è il filtro dell'olio, sempre dell'UFI 2516000. Eccolo qua, il nostro filtro dell'olio con relativa O-ring per il tappo. Poi troviamo questo, che sicuramente a vederlo è il filtro antipolline. Eccolo qua, Carbon Attivi della MAN Filter, codice CUK32008. Poi troviamo questo, il filtro dell'aria, sempre dell'UFI 30A7400. Eccolo qua, questo bel filtrino. E poi ci sono questi adesivi che possiamo utilizzare per i tagliandi, dove si inserisce la data, chilometri, l'olio che abbiamo messo, se abbiamo sostituito il filtro dell'aria e varie annotazioni. Poi troviamo un bel pulitore della Bardal Brake e Parts Cleaner, appunto per la pulizia dei freni. Niente, adesso non perdiamoci in altre chiacchiere, il lavoro è lungo e quindi mettiamoci subito all'opera. Andiamo. Allora amici, come prima cosa, quando andiamo a fare il cambio dell'olio, togliamo il tappo motore, svitiamo, lo lasciamo qui appoggiato e andiamo ad alzare l'asticella dell'olio che si trova in un posto bellissimo, qui giù, molto comoda, ecco qua. Una volta fatto ciò, questo ci agevola lo scolo dell'olio, perché entra aria e l'olio scolerà meglio. Quindi adesso andiamo ad alzare l'autovettura con il nostro martinetto. Allora amici, il crick va messo qui, vedete? C'è questo tampone qua, quindi non potete sbagliare. Allora amici, una volta alzata l'autovettura, vedete ho messo il martinetto e i cavalletti, uno qui e uno sul retro. Andiamo sotto l'autovettura. Bisogna andare a togliere il pannello coprimotore, che diciamo è la cosa più rognosa perché ha tantissime viti. Vedete, dobbiamo togliere tutte queste Torx qui e poi queste qui, quelle, laggiù in fondo. Quindi mettiamoci subito all'opera. Allora amici, una volta tolte tutte le Torx, sono viti Torx T30, sono circa una ventina. Vedete, ho tolto tutte queste davanti, 3 centrali qui, altre 3 sul posteriore, una nell'angolo, l'angolo opposto di là, insomma ce ne sono tantissime. Andiamo a togliere il pannello, che è semplicemente incastrato, comunque morbido. Prima di tutto giriamo questo qui, questa mezzaluna in plastica, anche così a mano, vedete. Lo spingiamo verso il posteriore dell'autovettura e una volta tolto qui sull'anteriore sfiliamo. Tanto non si rompe. Ecco fatto, perfetto. Questo lo spingiamo un po' dietro, poi lo togliamo e adesso vi faccio vedere dove si trova il perno della coppa. Eccolo qua.
Questo è il perno della coppa, quindi adesso andiamo a svitare questo perno da 13 e andiamo a fare lo scolo dell'olio. Il motore è caldo, mi raccomando fatelo sempre a motore caldo in modo da far scolare tutto l'intero olio. Allora amici, ho preso la nostra chiave, questa qui bella lunga, col bussolotto da 13 e andiamo a svitare. Ecco fatto, una volta allentato poi possiamo svitare anche a mano. Prima di svitare a mano magari andiamo a mettere la bacinella sotto. Ora andando a togliere il perno, l'olio farà questa curvatura qui, quindi rischierebbe anche di andare sull'obiettivo della GoPro. Io che faccio? L'allento un po' e faccio scolare piano piano, tanto ora vi faccio vedere. Allora amici, adesso sono andato a abbassare l'autovettura in modo da far scolare l'olio meglio e tutto, e andiamo a togliere il coprimotore che è semplicemente ad incastro. Alziamo un po' negli angoli. Ecco fatto, vedete? È incastrato qui, qui, qui e qui, quindi basta toglierlo dagli incastri anche da qui e sollevarlo. E nel frattempo che sottoscola andiamo a sostituire il filtro dell'aria, che lo troviamo qui. Qui c'è il nostro airbox. Andiamo prima ad allentare questa fascetta. Volendo possiamo anche non allentarla, possiamo anche non togliere questo manicotto, possiamo anche solo svitare queste viti qui torno torno e sollevare tutto il coperchio compreso di manicotto. Qui c'è il sensore massaria, c'è il debimetro, quindi possiamo anche staccare questo, togliere il manicotto e sollevare tutto il coperchio, tutta la scatola. Però intanto andiamo a togliere questi perni con il bussolotto da 7. Ce ne altri due qui nell'angolo. Questi sono perni che anche sollevandoli non escono, rimangono incastrati nella plastica, quindi non c'è il rischio che cascano sotto all'interno del motore. Una volta tolti qui in fondo, vedete c'è la plastica che è all'interno di queste fessurine di qui e di qui, quindi andrà tolto inclinando un po'. Questo possiamo anche toglierlo dall'incastro, qui uguale. Solleviamo, prendiamo le nostre pinzette, quelle specifiche per queste fascette in ferro, poi tanto sotto in descrizione vi lascerò il link diretto per l'acquisto. Le appoggiamo sopra. Ecco fatto. Quindi a questo punto, una volta allentata la fascetta, sfiliamo il manicotto, tanto è fisarmonica. Ecco fatto. Una volta tolto il manicotto andiamo a sollevare l'airbox. Lo solleviamo e poi da inclinato lo spingiamo verso il lato destro per toglierlo dai suoi incastri qui in fondo. Questo qui ho provato a toglierlo, è un po' duro, comunque se riuscite a toglierlo è meglio. Ecco fatto. Piano piano, perché c'è il sensore qui e qui troviamo il nostro filtro dell'aria bello bagnato di olio. Allora mi ci ho messo questo da parte, vedete? L'ho rigirato al contrario, qui c'è il nostro cavo del sensore e adesso andiamo a sfilare semplicemente il filtro dell'aria. Quindi lo solleviamo, non è normale che sia imbrattato di olio, ma adesso andiamo a vedere qual è il problema. Questo lo togliamo, il vecchio. Qui troviamo un po' di foglie, andiamo a fare una bella pulizia a tutto l'airbox. Allora amici, siccome qui nel manicotto e va la turbina c'è un po' di olio, una bella quantità di olio, adesso andiamo a togliere tutto il manicotto. Questo qui, partiamo nello svitare questo perno della fascetta di ferro con un bussolotto da 7, io l'ho già allentata. Togliamo tutto il manicotto, poi andiamo a togliere questo anellino di plastica giallo qui all'interno, tanto basta semplicemente allargarlo in questo modo, e andiamo a togliere questo in questo modo, vedete? Ho tolto questo dal suo incastro e adesso il manicotto è tutto libero e possiamo toglierlo qui dalla turbina e vedere se la turbina fa gioco. Togliamo il manicotto facendogli fare un po' di gioco, ecco fatto. E qui troviamo la nostra turbina e adesso andiamo a verificare se l'alberino fa gioco. Non sembrerebbe fare gioco, no, è bello fermo, quindi non mi sembra ci siano problemi di turbina. Probabilmente, siccome la macchina nell'ultimo periodo ha fatto diverse rigenerazioni, ci sta che l'olio nel filtro sia dovuto proprio a questo. La macchina ha fatto poi pochi chilometri e quindi probabilmente con le tante rigenerazioni è andata a finire un po' di olio nel filtro dell'aria.
Allora amici, qui sono andato a pulire un po' all'interno qui della turbina, l'airbox, abbiamo dato una bella pulita e il manicotto. E adesso andiamo a rimontare il tutto. Andiamo a mettere l'anellino con la scritta verso l'alta, perché qui c'è questo pisellino, questo pirulino che dovrà incastrarsi dietro nella sua sede. Quindi allarghiamo in questo modo. Ecco fatto. Andiamo a stringere la fascetta di ferro. Questo inconveniente non ci voleva. Comunque adesso che abbiamo ripulito tutto, rimontiamo il tutto e tra una settimana guardiamo un po' se il filtro dell'aria è di nuovo imbrattato, in modo da valutare se il problema potrebbe essere la turbina. Allora andiamo a prendere il nostro filtro dell'aria dell'UFI, il codice del modello, questo qui che vi avevo detto, il 30A7400. Eccolo qua, è uguale all'originale, quindi è il suo. Basta semplicemente appoggiarlo nella sua sede. Mi sono tolto i guanti per non sporcarlo. Ecco fatto. Adesso andiamo semplicemente a chiudere il tutto. Quindi prendiamo il nostro coperchio, andiamo ad inserire prima queste due alette all'interno qui delle due sedi, quindi lo mettiamo inclinato. Quindi andiamo ad incastrare queste due alette all'interno qui della sede. Ecco fatto, adesso siamo entrati. Poi spostiamo qui il manicotto. Potevamo fare più semplice il filtro, no? Iniziamo ad avvitare le nostre viti. Andiamo ad avvitare sempre a croce. Incastriamo meglio il manicotto. Qui poi ricordiamoci di mettere il tubo all'interno di queste alette di plastica. Il cameraman si era già avvantaggiato. E poi andiamo a stringere la fascetta di ferro con la nostra pinza specifica. Quindi mettiamo la fascetta nella sua sede, non qui ma nella sede qui appunto dove il manicotto attacca con l'airbox. Avviciniamo a mano la fascetta e andiamo ad utilizzare la nostra pinza al contrario, in questo modo, cioè con la parte piatta che va qui sul davanti della nostra fascetta di ferro. Ecco fatto, perfetto. Quando si sente il tac vuol dire che è arrivata. Allora amici, sono andato a coprire il filtro dell'aria, ho tolto nuovamente i manicotti, ho tolto anche questo qui, ho lasciato solo la curva, in modo da poter lavorare meglio sul filtro che lo troviamo laggiù. Questo qui vedete? Eccolo qua. Quindi adesso vado a mettere dei pannetti sotto, in modo che quando casca l'olio non imbrattiamo tutto a terra. Poi sotto sposto anche la bacinella dell'olio, almeno se dovesse cascare un po' di olio vado a recuperarlo con la bacinella. Quindi amici, prendiamo il nostro bussolotto da 32 e andiamo a svitare il filtro dell'olio. Una volta allentato con la chiave andiamo a svitarla a mano. Sentite? Sta scolando l'olio di sotto. Ho messo la bacinella ed ecco qua il nostro filtro che adesso andiamo a tirare fuori. Eccolo qua. Allora amici, adesso andiamo a sostituire il filtro dell'olio UFI 2516000. All'interno troviamo la nostra guarnizione, l'O-ring, e il filtro nuovo. Andiamo a togliere il vecchio che è semplicemente ad incastro, quindi lo sfiliamo, è un po' duro. Ecco fatto. Questo lo mettiamo qui da parte. Andiamo a svuotare il bicchiere di olio e poi andiamo a pulire il tutto e andiamo ad installare il nuovo filtro. Una volta pulito il bicchiere andiamo a togliere la nostra O-ring con un cacciavite piatto. Ecco fatto. Prendiamo quella nuova, mi tolgo guanti almeno non vado a sporcare anche il filtro nuovo. La mettiamo qui nella sua sede. Andiamo a prendere il nuovo filtro, andiamo a metterlo con il pisellino, questo qui con l'O-ring, verso l'alto. Quindi lo inseriamo qui nel bicchiere. Qui ci sono delle alette, quindi se così non entra giriamo e una volta trovato il verso lo facciamo scorrere e con il palmo andiamo a premere il filtro e sentiremo tac tac. A questo punto con l'olio vecchio andiamo a bagnare la guarnizione torno per ammorbidirla e andiamo a bagnare anche un po' questo O-ring qui
sopra verde. Ecco fatto, il filtro è incastrato, perfetto. A questo punto possiamo andare a rimontare il nostro filtro nuovo. Il filtro, come riportato sopra, va stretto a 25 Nm. Andiamo ad inserire il filtro in questo modo, l'avvitiamo a mano. Mi raccomando, i filtri dell'olio avvitiamoli sempre a mano finché ce la facciamo e poi usiamo la chiave. Quindi amici, andiamo a prendere la nostra chiave dinamometrica della TAC Life, andiamo ad allentare qui sotto e andiamo ad impostarla a 25 Nm. Vedete, sono su 20.0, 21, 22, 23, 24, 25. Perfetto, stringiamo e andiamo a stringere il nostro filtro dell'olio. E una volta arrivati ce ne accorgiamo perché la chiave stacca, sentite? Perfetto, a questo punto togliamo la nostra chiave e andiamo ad alzare la macchina e ad inserire il perno della coppa. Allora amici, adesso prendiamo il nostro perno, io ho dato una bella pulita, mettiamo la rondella e andiamo a mettere il perno alla coppa. Avvitiamo sempre prima a mano fino a dove arriviamo e poi andiamo a stringere con la chiave dinamometrica. Ecco fatto, vedete, ho già chiuso. Diamo una pulita anche qui, che è cascato un po' di olio del filtro. Diamo una bella pulita, prendiamo la nostra chiave dinamometrica e andiamo a stringere a 30 Nm. Qui picchia, non entriamo, quindi andremo a mettere una piccola prolunga. Perfetto, siamo arrivati a 30. Eccoci qua amici, una volta avvitato il perno sotto della coppa, ho riabbassato la vettura, il pannello sotto non l'ho ancora messo. Adesso andiamo a mettere l'olio, il Selenia, gradazione 0W20. Andiamo a mettere il coprimotore, che va in questo modo. Appoggiamo sopra e incastriamo. Perfetto. Adesso amici andiamo a cambiare il filtro antipolline, che lo troviamo qui sotto il portaoggetti. Andiamo a togliere questo pannello qui che è d'incastro. Ecco fatto, mettiamo qui da parte e poi una volta tolte queste due viti che abbiamo appena tolto delle Torx T25, vediamo se viene via tutta questa plasticaccia. E una volta tolto anche l'incastro di questo pezzo di plastica, lo mettiamo qui a terra e andiamo a vedere se troviamo il nostro filtro antipolline. Allora amici, il filtro antipolline lo troviamo qui sulla sinistra. Togliamo questo sportellino, facciamo scorrere. Qui c'è un'altra sede dove incastra il cavo. Ecco fatto, e abbiamo tolto un altro pezzo di plastica, tutta plastica. E qui c'è il nostro filtro antipolline, mettiamo un dito all'interno, eccolo qua, ed ecco qui il nostro filtro antipolline con la freccettina anche questa. Adesso andiamo a prendere il nuovo e vi spiego il senso della freccia. Ecco qua il nostro filtro nuovo della Manfilter Cook 32008. Manfilter, ottimo marchio di filtri, eccolo qua. E anche qui troviamo la freccia. Naturalmente il filtro antipolline, come tutti i filtri antipolline, va inserito in questo verso con la freccia che va dentro l'abitacolo, perché l'aria da fuori entra qui e viene filtrata uscendo da questa parte, dal senso della freccia, aria filtrata, aria pulita. Quindi la andremo ad inserire in questo modo. Quindi prendiamo il nostro filtro e andiamo ad inserirlo. Vi dico di già che non è semplice. Andiamo a togliere questo tappino qui, e togliamo anche quest'altro coso e vediamo se riusciamo a mettere il nostro filtro.
lo mettiamo dentro, perfetto. Poi andiamo a mettere lo sportellino. Perfetto, quando sentiamo il tac vuol dire che è entrato correttamente. Naturalmente va messo un po' inclinato, lo facciamo scorrere in fondo, poi da inclinato andiamo ad abbassare e incastriamo. Ottimo. A questo punto andiamo a fermare il cavo qui nelle sue sedi, che sono due, una qua su, vedete? Ecco, una, e la seconda che è questa qui, due. Perfetto, perfetto. A questo punto andiamo a rimettere quest'altro pezzo di plastica. Facciamo incastrare questi gancini, 1, 2 e 3 qui all'interno, 1, 2 e 3. E adesso andiamo a mettere le due viti, una qui e una di qua. Adesso amici andiamo a mettere l'ultimo pezzo. Devo dire che anche cambiare il filtro antipolline alla Giulia è rognoso. Questo lo appoggiamo, incastriamo nelle 4 fessurine, vedete, 1, 2, 3 e 4. Quindi non vi potete sbagliare, 1, 2, 3 e 4. Appoggiamo, 1, 2, 3 e 4. Perfetto, 4 tac e a posto. Adesso amici andiamo a controllare l'olio. Quindi tiriamo fuori l'asticella, diamo una bella pulita e andiamo a reinserirla. E possiamo notare che l'olio è a livello massimo, perfetto. Comunque, come riportato anche sul libretto, ci vanno 3,8 litri, sostituendo anche il filtro. Tagliandino. Perfetto. Andiamo a prendere la nuova diagnosi, vediamo un po' se riusciamo a spengere il service. Eccola qui, guardate quanto è bella. Mettiamo qui, la accendiamo, andiamo a prendere il cavo e andiamo a provarla. L'attacco dell'autodiagnosi, l'OBD, lo troviamo qui accanto alla leva per aprire il cofano motore. E andiamo a collegare il seriale. Lui fa il suonino, qui sta facendo un aggiornamento. Andiamo ad accendere il quadro senza mettere in moto, quindi senza toccare i pedali. Qui gli diamo ok e lui cerca il telaio della macchina. Fiat Alfa Romeo, gli diamo l'ok e lui ci rileva già il veicolo. Giulia 2015, codice vettura, qui gli diamo sì, eseguire il test del sistema, gli diamo annulla. Ora è la prima volta che vado ad utilizzarla, quindi non so se c'è la sessione azzerare direttamente il service. Qui c'è azzeramento, vediamo che fa. Azzeramento oil reset, proviamo a dargli questo. Il software viene utilizzato per la funzione azzeramento manutenzione. Dopo la corretta manutenzione deve essere azzerato il cronometraggio. Ok, questo è quello che interessa a noi. Gli diamo conferma. In questa sezione gli diamo Fiat Alfa Romeo, girare la chiave su marcia, ok, il quadro è acceso, numero telaio, ok. Se noi andiamo qui sul display e andiamo su stato vettura, su manutenzione, ci dà manutenzione programmata scaduta, quindi noi dobbiamo resettare questo service qui. Ritornando sul lato diagnosi, lui ci dice azzeramento software manuale, diamo software, scansione automatica, vediamo se trova l'autovettura, cambio dell'olio, cancellazione informazioni service, cancellazione informazione service, vediamo un po'. Questa procedura deve essere eseguita ogni volta che si esegue il service, ok. E se noi andiamo sul menu della nostra autovettura, ritorniamo nella sezione di prima, quindi vettura, perfetto, manutenzione tra 20.000 km o 365 giorni, perfetto. Quindi devo dire che l'autodiagnosi launch ha fatto il suo lavoro, perfetto. Ora amici, io è la prima volta che la utilizzo, qui insieme a voi mi sono accorto di una cosa: se la voleste acquistare costa, mi sembra, sui 500 euro, però c'è un voucher sotto come sconto, selezionate il flag e l'acquistate sui 4,60, 4,70. Però a parte quando mi è arrivato ho fatto tipo un'ottantina di aggiornamenti, quindi va aggiornata tramite una rete wifi.
infatti l'ho fatto a casa. Se io vado a impostazione, ho visto una cosa, data di scadenza, qui mi dà 16 settembre 2023, vuol dire che loro ci danno un abbonamento valido per un anno. Dopo un anno probabilmente andrà pagata una somma che penso, mi sembra di aver letto, sia su 130 euro, e possiamo riutilizzarla per un altro anno. Quindi ora da qui a un anno non la utilizziamo, dopo un anno non lo so se con la scadenza dell'abbonamento ci saranno sempre tutte queste funzioni disponibili, tutti questi diciamo reset di olio, airbag, freni eccetera. Non lo so se ci limitano oppure se ci disattivano tutto. Io penso la diagnosi per la lettura dei codici di errore eccetera, quella rimane, però non ve lo so dire, quindi questo ci tenevo a dirvelo. Però per il prezzo che ho pagato sinceramente sono contento, perché comunque è riuscita a resettare il service di questa bellissima Giulia, e leggendo su internet nei vari forum tutti dicevano che ci voleva la diagnosi originale e di andare diciamo in Fiat per azzerare il service. Invece con la Launch siamo riusciti ad azzerare il service. Perfetto. Adesso amici sto andando a provare l'autovettura, perché quando si fa un tagliando è sempre bene provare l'automobile. Anche se facciamo un semplice cambio dell'olio conviene sempre provare l'auto, anche per sentire se fa qualche rumore strano e tutto. Abbiamo fatto un bel tagliandone, ho cambiato anche il filtro gasolio, però come vi ho detto a inizio video andrò a fare un video a parte solo per il filtro gasolio. Devo dire l'auto va bene, la turbina non sembra dare problemi, quindi quel ristagno d'olio non penso sia dovuto alla turbina, ma magari alle troppe rigenerazioni o comunque al fatto che forse c'era troppo olio motore all'interno. Comunque ora abbiamo pulito tutto, vediamo tra una decina di giorni il filtro dell'aria in che stato si trova. Niente amici, io spero il video vi sia piaciuto, anche la macchina spero vi sia piaciuta, è una bellissima macchina, guardatevi che plancia, che comandi, veramente bella. Qualsiasi dubbio o qualsiasi perplessità non esitate a scrivermela qui sotto nei commenti, io sarò pronto a rispondervi. E niente, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se siete nuovi iscritti, attivate la campanellina in modo da poter rimanere sempre aggiornati con i miei nuovi prossimi video che usciranno. Io vi saluto sempre con il fischio immancabile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli! Mi raccomando amici, l'olio va smaltito sempre come si deve. Io lo metto in queste taniche e poi lo porto alla discarica comunale. Quindi o lo portiamo in un centro di raccolta oli esausti, o se no facciamo una ricerca su internet e cerchiamo il numero di questi centri che ritirano appunto gli oli esausti e li facciamo venire a ritirare direttamente da noi. Però mi raccomando, smaltitelo sempre a dovere. Non voglio fare la Greta Thunberg della situazione, però insomma è una cosa importante da non sottovalutare secondo il mio parere.